torri, un castello, i gabinetti del castello, Ariosto, arrosto di Savonarola, a seguire cappellacci alla zucca, estensi, gambe di pane, scimmie e gatti del Rinascimento, diamanti, pasticci, il sorriso sexy di Borso d'Este. Vi farò vedere l'arte, il cibo, la storia e vi racconterò molte storielle macabre. Benvenuti a Ferrara! Ci troviamo a nord dell'Emilia, vicinissimi al confine veneto, se consideriamo Rovigo come parte del Veneto. Non si conoscono le origini certe di Ferrara. Il nome potrebbe derivare dal ferro che veniva lavorato lì, o dal farro che veniva coltivato lì, o dalle fiere che venivano organizzate lì, o dal nome di una ragazza troiana che accompagnò il colono Marco che fondò una città lì. Alle città piace fingere di essere state fondate dai troiani. Col dispiacere di Alberto Angela, questa volta si salta tutta la parte dell'antica Roma e si comincia dall'allegro e sanguinoso Medioevo, all'epoca delle lotte tra Goti e Bizantini. I Bizantini, che occupavano l'attuale Romagna, per difendere Ravenna dai Goti crearono un castrum, un accampamento fortificato. E come più attenti di voi avranno intuito, quel castrum era la nostra Ferrara. Alla faccia del castrum! Il suo nome comparve per la prima volta nel 753 in uno scritto longobardo. In quel tempo il Po scorreva sotto l'attuale città, quindi tecnicamente Ferrara sarebbe stata veneta. Siamo a sud del centro storico, nella parte più antica e medievale. Questa strada si chiama Via Ripa Grande perché costeggiava l'antico Po. E parallela a Via Ripa Grande si trova una delle vie più suggestive e conservate di Ferrara, la Via Capo delle Volte. È piena di volte in mattoni a vista, volte a volte tonde, a volte gotiche, molto medievalosa. Le volte collegavano le botteghe dei mercanti con i magazzini che davano sul fiume, vicino a Ripa Grande di là. Così da rendere gli spostamenti più semplici c'era un grande via vai in questa zona. O almeno questo succedeva una volta. Da qui si prendeva via San Romano e si andava verso il centro, fino ad arrivare in Piazza delle Erbe, nome che si ritrova non a caso in molte piazze venete. Ora si chiama Piazza Trento e Trieste, in memoria di quando l'Italia ha annesso le due città. Altra caratteristica molto veneta è il listone, il rialzamento in pietra al centro della piazza, utile in caso di allagamento, ma se l'acqua supera i 10 cm è un disastro. Ci si trova davanti al lato della cattedrale che, guardate che roba, c'ha attaccati tutti i negozi e la loggia dei merciai direttamente confinante con la chiesa. Una trovata allegra, dato che di solito sul fianco si mettono le lapidi. Oltre ad essere una soluzione pratica per sfruttare lo spazio, abbelliscono anche il lato della cattedrale, insieme ad una serie di colonne pazzerelle tutte personalizzate. Un'altra particolarità di questa chiesa è nell'architettura della facciata. Guardate, un misto tra lo stile romanico, gotico e lavori in corso. Fortunatamente oggi si può usare l'intelligenza artificiale per ricostruire la facciata nascosta. Eccola! La facciata della cattedrale di San Giorgio è tripla, come indica anche la mano sul portone, ma il bello è scolpito davanti. Questo è San Giorgio, patrono di Ferrara, che uccide il drago, e qui sopra, proprio nascosto dal telo grigio, c'è un bellissimo giudizio universale. Wow, guardate come il sole si riflette sui pixel! Per compensare vado al Museo Diocesano e mi guardo l'Apologo dell'Unicorno, un'allegoria tratta da un racconto dove l'unicorno è la morte, come si deduce dalla sua faccia, che spinge l'uomo all'inferno. L'uomo si regge sugli arbusti della vita, rosicchiati dai topi del giorno e della notte. Insomma, convertitevi al cristianesimo prima che arrivi l'unicorno. Cominciamo a rosicchiare qualcosa della cucina ferrarese. Vi presento la coppia ferrarese, il pane come lo fanno qui. Dicono che riprenda le gambe di Lucrezia Borgia, moglie di Alfonso d'Este, con tutte le caratteristiche annesse. Sformatino di zucca, qui ovviamente ci danno dentro con la zucca, e pasticcio ferrarese, mai sentito un pasticcio così strano. Ha la pasta frolla dolce, i funghi trifolati e i maccheroni, che sono nascosti dal parmigiano, ora ve li mostro. È dolce e salato, a me è piaciuto molto. Con l'epoca comunale di solito vi faccio vedere il Palazzo della Ragione, dove veniva amministrata la giustizia, ma quello di Ferrara non ce l'ha fatta a superare la Seconda Guerra Mondiale ed è stato ricostruito in stile moderno. È rimasta solo l'antica locanda di Marco Donaldo. Sono invece riuscito a trovare le antiche misure di Ferrara. Una volta i ferraresi avevano dei piedi parecchio lunghi.
Dopo un'intensa lotta tra famiglie guelfe e ghibelline, Orbizio d'Este ebbe la meglio sui ghibellini e cominciò la celeberrima dinastia Estense, per la quale Ferrara è riconosciuta ovunque. Davanti al palazzo municipale troviamo la statua di Niccolò III d'Este. Divenne famoso perché fu un amante piuttosto prolifico, tanto che si diceva di qua e di là del Po sono tutti figli di Niccolò. Ebbe molti figli, più o meno legittimi. Degna di nota è la vicenda in cui una delle sue mogli, Parisina, intraprese una relazione con uno dei suoi figli più grandi, Ugo, divenuta poi spunto per molte opere letterarie e teatrali. Quando Niccolò lo scoprì, non solo li imprigionò e decapitò, ma condannò tutte le donne adultere di Ferrara. Ironico che Niccolò conoscesse personalmente molte di loro. Fin quando a pagare erano le donne adultere ci si poteva stare, ma con l'aumento delle tasse durante una carestia del 300 i cittadini si rivoltarono. Gli Estensi allora, vedendo il popolo morire di fame, decisero di risolvere la situazione investendo molti soldi in un castello per proteggersi dal popolo che moriva di fame. Inizialmente era solo una struttura militare, poi quando l'ennesimo Niccolò, nipote del duca Ercole d'Este, tentò di occupare Ferrara, gli Estensi cominciarono a stabilirsi permanentemente nel castello, che divenne la loro dimora. Fuori dal castello è messa la Regina, un cannone, più precisamente una colubrina, costruito da Annibale Borgognoni, chiamato Regina per la sua potenza e per il mirino a forma di corona. E come in ogni buon cartone animato che si rispetti, Annibale rischiò di morire mettendoci la testa dentro, dimenticandosi che fosse carico. Il castello si può attraversare liberamente da parte a parte, passeggiando sui ponti levatoi. Voci dicono che nel fossato si aggirino ancora degli alligatori, ma non credetegli, sono tutte palle. Anche perché gli alligatori in Italia sono scomparsi con l'arrivo delle nutrie. Di originali sono rimaste le prigioni, dove, se riesco a passare, si trovano graffiti e pitture di prigionieri impazziti. Io sono il sfortunato Marco. Il sfortunato scrive proprio come un pazzo. Un'altra prigione, sempre con l'entrata per omini Lego, ha le scritte fatte col fumo di torce, penso. Considerate che queste sono prigioni di rappresentanza, grandi e lussuose. I nobili potevano pure mangiare lo stesso menù del castello. Ora vi faccio vedere com'è fatta una vera prigione, dove si pensa che vennero rinchiusi Ugo e Parisina. Eccoci qua, ancora più bassa, ancora più stretta. Cesso medievale. Immaginate di essere chiusi qui dentro completamente al buio, non si durava tanti giorni. Selfie nella prigione mortale. Il castello era pieno di opere incredibili che sono state opportunamente vendute e trafugate. Il poco che è rimasto ci ha pensato il terremoto a sistemarlo, ma presto mega restauri in arrivo, meno male non adesso, ecco. Saliamo verso l'alto e cambiamo clima. Arriviamo alla Loggia degli Aranci, tipico giardino rinascimentale, menzionato si pensa anche da Ariosto. Un ottimo posto dove odorare profumo di agrumi e spiare il popolo. Stanno ancora escogitando rivolte perché muoiono di fame? E a proposito di rivolte, saliamo sulla Torre dei Leoni, dove è stato giustiziato il Niccolò aspirante usurpatore, quello che ha tentato di occupare Ferrara. È stato decapitato proprio qui. Poi, siccome era comunque membro della famiglia, gli hanno ricucito la testa. Vi faccio vedere com'è la vista da quassù. Attenzione, è mezzo spoiler, Per scappare dal palazzo ed entrare nel castello veniva usata questa via coperta, che nel tempo è stata sempre più abbellita con opere incredibili che sono state opportunamente vendute e trafugate. Quindi, percorrendo la via coperta dal castello, si giunge al palazzo municipale, che ora è il comune. La guida mi mostra in esclusiva uno stanzino dorato, che probabilmente veniva usato dalle duchesse per abbellirsi. Per timidezza gli hanno coperto gli occhi. Petto d'oca affumicato con parmigiano e funghi ed ecco che vi presento i famosi cappellacci ferraresi di zucca con il ragù, davvero buonissimi. Sempre perché ai ferraresi piace il contrasto del dolce della zucca col salato del ragù, spumone ferrarese, che è un semifreddo. A un certo punto il comune divenne ducato e il palazzo municipale divenne il palazzo ducale. In memoria del primo estense divenuto duca venne costruita la colonna di Borso d'Este. Borso è uno dei tantissimi figli di Niccolò, però ci ha regalato parecchie cose.
Siccome gli estensi schifavano la noia e TikTok non era ancora stato inventato, venne costruito il Palazzo Schifanoia, luogo addetto agli svaghi. Il Palazzo Schifanoia fa parte delle cosiddette delizie estensi, che non sono cappellacci di zucca, ma delle ville disseminate fino a tutto il parco del Delta del Po. Venivano usate per gestire gli affari, ma senza stressarsi troppo. Sono state inserite nel patrimonio UNESCO perché dimostrano la deliziosa influenza del Rinascimento sul paesaggio naturale. All'interno dello Schifanoia, Borso fece affrescare la Sala dei Mesi, 3 fasce per ogni mese dell'anno. La fascia in cima narra il trionfo della divinità protettrice del mese raffigurato, ognuna con un carro trascinato da animali diversi. In centro i segni zodiacali, riconoscibile quello dell'Aragosta, e sotto la vita di Borso d'Este, con le sue incredibili prodezze. Ogni esagerazione è puramente casuale. Eccolo qui, col suo sorriso contagioso. L'artista principale, Francesco Del Cossa, si lamentò del basso compenso che gli diedero per fare tutta questa popò di roba. Chiese quindi a Borso un aumento. Borso disse di stare zitto e allora Cossa se ne andò a Bologna. Borso non voleva mettere mano alla borsa. Nel Settecento il palazzo divenne una manifattura di tabacchi e per evitare di distrarre gli operai venne imbiancato tutto. Zucca cotta, gelato alla zucca, molto cremoso. A Ferrara vige uno stile preciso per gli edifici. I mattoni sono a vista e le serrande delle tende sono rigorosamente di colore rosso ferrarese. Hanno proprio un rosso loro. Lo spritz a 5 euro compreso di stuzzichini è una chiara influenza veneta. A Borso piaceva ostentare la sua religiosità. Ricordiamo che Borso d'Este è quello che ha commissionato la Bibbia di Borso d'Este, un'opera miniata di enorme valore, l'abbiamo vista a Modena. Borso fece costruire poco fuori dal centro un enorme monastero certosino, il Tempio di San Cristoforo. Negli anni subito dopo il monastero verrà inglobato nelle mura, ma ancora si fatica a credere di essere in pieno centro di Ferrara. Ci sono un sacco di tombe di personaggi illustri e tra questi, ebbene sì, doveva succedere, il nostro irreprensibile Borso, il più ricco del cimitero. Ma ora voglio assolutamente raccontarvi la storia di San Giuliano Lavori in Corso. Non mi fermerete, rifaccio uso dell'intelligenza artificiale perché questa ve la voglio raccontare. Sotto al telo si nasconde una scultura e San Giuliano, che tornato dalle crociate, trovò la moglie a letto con un altro. San Giuliano li uccise entrambi, come da prassi, ma poi si accorse che in realtà, non so come dirvelo, erano i suoi genitori. Imbarazzato dalla gaffe, San Giuliano decise di ritirarsi in convento. Una storia sempre attuale. In quel tempo operò a Firenze il frate ferrarese Girolamo Savonarola, che si batté contro la corruzione del clero fino a pestare troppi piedi e venire bruciato. Certo, Savonarola era soprattutto un bigotto schizzato di mente, bruciò libri, sculture e persino alcune opere di Botticelli. Sicuramente una personalità, come si dice in questi casi, controversa. Padimetro, segna le piene del Po. In questi casi il listone non è stato molto utile. Lasagna incredibile con la zucca, i funghi e il taleggio. Torta tenerina, finalmente mangiata nella sua patria natale. Con Ercole d'Este, Ferrara raggiunse il suo massimo splendore. Ercole decise di ampliare la città medievale secondo i canoni rinascimentali, un ampliamento chiamato l'addizione erculea, ad opera di Biagio Rossetti, facendo di Ferrara la prima città moderna d'Europa, motivo per cui è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Come ricordate, a sud c'è il nucleo medievale che costeggiava il Po, quindi l'ampliamento è avvenuto verso nord, e visto dall'alto il nord di Ferrara è tutto perfettamente incasellato e studiato a tavolino. Si percorre il corso Ercole I, strada ritenuta una delle più belle d'Europa, senza quasi nessun esercizio commerciale. Si arriva al cosiddetto Quadrivio degli Angeli e tra i 4 edifici storici che circondano l'incrocio troviamo quello forse più iconico, il Palazzo dei Diamanti. Costruito sempre da Biagio Rossetti, leggenda narra che dentro a uno degli 8500 diamanti di marmo si nasconda un diamante vero, proveniente dalla corona di Ercole I. E per non rischiare che il progettista rivelasse qualcosa e rovinasse la magia, venne accecato e gli venne tagliata la lingua. Qualcuno ha già provato a cercare il diamante. Dentro al Palazzo dei Diamanti si trova la Galleria Estense con la Pinacoteca Nazionale.
con le opere di Dossodossi e Garofalo, soprannominato il Raffaello di Ferrara. Guardate questo affresco di Garofalo, con le braccia che escono fuori dal crocifisso. A destra infilzano la vecchia megera sinagoga, a sinistra incoronano la giovane e gnocca chiesa. Le piadine al vino dei cugini romagnoli, con formaggini di varia stagionatura con marmellata di fichi e i cappellacci alla zucca, stavolta variante con burro e salvia. Biscotto panpepato, tratto dall'omonimo dolce ferrarese. Ercole si circondò di alcuni tra gli artisti più in voga del Rinascimento, tra cui il buon Ludovico Ariosto, l'autore dell'Orlando Furioso, nato come abbiamo visto vicino a Reggio Emilia. Questa è la casa dove abitava. Ci fece incidere una scritta che dice che la casa è piccola ma adatta a lui e comprata solo col suo denaro. Ora è sede della Fondazione Giorgio Bassani, illustre scrittore ferrarese di origini ebraiche divenuto celebre per il racconto Il giardino dei Finzi Contini, che racconta la vita della borghesia ebraica durante il fascismo. Ad Ariosto è stata dedicata anche Piazza Ariostea, dove ogni anno alla fine di maggio si svolge il Palio di Ferrara, uno dei pali più antichi del mondo, nato nel 1259. Ma di Ludo voglio farvi vedere una chicca a Palazzo Paradiso, oggi Biblioteca Ariostea. Intanto c'è ancora il settecentesco teatro anatomico, un misto tra quelli di Padova e Bologna. Si può pure salire per fingere di assistere a un'autopsia. E dopo i tantissimi affreschi del palazzo, perché era comunque un palazzo nobiliare, arriviamo alla tomba di Ariosto, dove sono state riposte le sue ceneri. Citazione di Giosuè Carducci: cuore del poeta Vincenzo Monti, perché si usava fare così. Ma arriviamo al pezzo forte. Dal nulla mi hanno tirato fuori la bozza originale dell'Orlando Furioso, scritta da Ariosto. Ci sono tutte le correzioni, i ripensamenti, le riscritture. È come entrare dentro la testa di Ludovico. Direi che questo compensa in parte il non avere più la Bibbia di borso. E a proposito, c'è un libro cinquecentesco di astrologia dove per caso viene raffigurato il nostro borso con l'imperatore Federico III. Una fotografia dell'epoca fatta come introduzione a un libro scientifico. Sì, l'astrologia era scienza, che matti che erano. Gatto di Ferrara. Un altro importante scrittore che ha frequentato Ferrara è Torquato Tasso, che i più secchioni di voi che hanno fatto il classico ricorderanno come l'autore de La Gerusalemme liberata, un poema in cui si racconta della prima crociata. Ci sono dei disegni novecenteschi in una sala comunale, insieme ad altre raffigurazioni rappresentative della città di Ferrara. Torquato Tasso a un certo punto impazzì male, continuava ad autodenunciarsi di eresia per il suo poema e gli estensi a malincuore lo chiusero all'ospedale di Sant'Anna. Ancora oggi è possibile vedere la cella ricostruita di dove alloggiava Torquato Tasso. La trovate facilmente, si trova in mezzo a I lavori in corso. Un altro racconto interessante arriva dal monastero di Sant'Antonio in Polesine, dove è sepolta Beatrice d'Este. Beatrice d'Este è una nobildonna vissuta nel 200 che si fece monaca e fondò questo monastero. La devozione verso Beatrice era così alta che anche dopo la morte il popolo aveva bisogno di sentire la sua presenza. Il corpo di Beatrice d'Este veniva riesumato ogni anno, lavato e l'acqua del lavaggio veniva data ai malati. Dal 500 la santa va in decomposizione e il liquido viene preso dalla pietra tombale. Mangio la zia ferrarese, il salume per eccellenza qui. Mi riprendo i cappellacci alla zucca, che preferisco con il ragù, e un mix di tenerine alla cioccolata e alla zucca. Vi mostro qualche altra perla del Rinascimento prima che arrivi il Papa. Palazzo Costabili, che contiene il Museo Archeologico Nazionale. Dentro si trovano i reperti della mitica città etrusca di Spina, che però, siccome il tempo stringe, direi di lasciarla per uno spin-off. È stata scoperta nelle valli di Comacchio. Vi mostro giusto questo vaso per ricordarvi quali siano le nostre radici. Da non perdere qui dentro è il soffitto affrescato da Garofalo. Qui, più che Raffaello, è il Mantegna di Ferrara. Dico bene? Guardatevi il video su Mantova. Gatto rinascimentale di Ferrara. Altra casa rinascimentale, Casa Romei, tutta affrescata. Questa è la sala della scimmietta, perché c'è una scimmietta. E un altro gatto rinascimentale di Ferrara. Prima. Ora. Sono stati portati in casa anche affreschi di chiese esterne, ma cosa c'è da ridere?
Così finalmente ho un po' di giudizio universale. Oh, che bello, mi accontento di poco, Sala delle Sibille, le profetesse con le loro profezie, scritte in dei teli, penso. Qui avrebbero potuto scrivere una cosa del tipo: scappate, arriva il Papa! Nel 1598 la dinastia Estense finì e lo stato della Chiesa dominò su Ferrara. La comunità ebraica, che sotto gli Este era florida grazie alla grande tolleranza estense, sotto il papato venne segregata in un ghetto, dove ancora oggi rimangono numerose testimonianze. Considerate che sotto il dominio papale, per ricostruire e sistemare la colonna di Porso d'Este, venne ordinato di usare le lapidi del cimitero ebraico. L'hanno infilata fino in fondo quella lancia. Viene costruito il teatro comunale con la rotonda Foschini, ideata per far transitare le carrozze. Come potete vedere, si chiama rotonda Foschini perché si tratta proprio di un'ellisse. Nel Novecento un certo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara, decide di mettere fine al cinema neorealista e dagli anni 50, con grande entusiasmo, lo fa sprofondare nel disagio esistenziale, scrivendo un nuovo capitolo nella storia di quest'arte. A Ferrara il cinema e la cultura sono così importanti che è difficile girare per il centro senza imbattersi in qualche fiera o evento. All'ultimo momento riesco a rimediare una bici, mezzo di trasporto ferrarese per eccellenza, e ne approfitto per andare a vedere le mura di Ferrara, ancora integre e diventate una lunga passeggiata di oltre 9 chilometri nel verde. Da questo ferraresissimo punto di vista, in mezzo ad alberi e mura rinascimentali, si conclude il nostro viaggio nel capoluogo degli Estensi, la prima città moderna d'Europa. Se volete schifare la noia, qui potete trovare delizie di pasta e delizie di pietra, il tutto racchiuso in un sottile strato di progetto rinascimentale patrimonio dell'UNESCO. Grazie per avermi seguito!